Nuovo anno, nuovo setup tour. Questi sono tutti i prodotti tech che ci sono sulla mia scrivania e in camera che utilizzo ogni giorno per creare video di tech con questa qualità su YouTube. Ho passato ore a selezionare il meglio del meglio per il mio budget da mettere in questo setup. E questo è il risultato. Ed anche se non è ancora perfetto, sono più che soddisfatto di come si presenta. Inoltre vi mostrerò tutta l'attrezzatura che utilizzo per registrare questi video. Quindi senza perderci in altre chiacchiere iniziamo subito a vedere cosa c'è sulla mia scrivania, partendo dal cuore della mia postazione, che non è qui al centro dove c'è questa scrivania bianca, ma bensì su questo lato. Questo è un carrello Raskog dell'Ikea. Perché dico cuore della mia postazione? Perché al primo piano si trova il mio Mac Mini M1 del 2020. Lo utilizzo ancora oggi per editarci tutti questi video, li regge più o meno, però in futuro vorrei cambiarlo e passare ad un MacBook. Per primo perché questo qua ha 256 GB di memoria interna e 8 GB di RAM, che assolutamente non mi bastano. Infatti ho acquistato questo SSD della Kingston e un adattatore SATA USB-C proprio per ampliare lo spazio del mio Mac. Secondo motivo, per avere la portabilità. Sarebbe davvero un plus avere la possibilità di portarlo in giro e poi riportarlo nella postazione e riattaccarlo qua con una switch. E se volete un video What's on my Mac ditemelo qui sotto nei commenti che potrei farne uno. Collegati al Mac con un cable management che non è male ma potrebbe essere meglio, troviamo le mie periferiche. Troviamo un monitor LG da 24 pollici, il monitor meno costoso che ho trovato per il Full HD, che ho montato su un braccio della Bondtech, da cui spunta anche questo cavetto collegato al mio Mac per collegare velocemente della roba. Vorrei passare a un setup a doppio monitor con un ultra wide sotto, con una qualità sicuramente più alta di questa, e poi questo qui spostarlo sopra. Come tastiera utilizzo questa NuFi R75, è una tastiera meccanica low profile con degli switch marroni e di questa me ne sono innamorato. NuFi ha già rilasciato la seconda versione che è tutta bianca e la vorrei troppo, ma per il momento mi tengo questa. Anche la Low Free Flow però sembra molto interessante da provare in futuro. Vicino alla tastiera si trova il Magic Trackpad di Apple, 100.000 volte meglio del mouse, soprattutto per l'editing, perché posso scorrere tra la timeline in maniera molto semplice. Ed inoltre le gesture di macOS sono tanta roba. Questi ultimi due poggiano su questo mousepad della Gutsy Aiden, tanta roba. Sulla scrivania inoltre troviamo qualche rametto di una piantina, un HomePod mini su cui ci ascolto tutta la musica a una qualità audio della Madonna, questa lampada di Maison du Monde che ha dentro una lampadina smart RGB che quindi può anche cambiare colore, e questa dock USB-C per caricare il mio telefono che sto usando per registrare. Quasi dimenticavo, queste sono le cuffie con cui edito, sono le One Audio A31, mi pare, sono delle cuffie cablate, sono comode, non costano neanche tanto e hanno una qualità abbastanza decente. Comunque io sono Mattia, su questo canale parlo di tech, abbiamo appena superato i 1000 iscritti e di questo non posso solo che dirvi grazie. Aspettatevi altri tanti contenuti quest'estate e se ti sta piacendo il video vorrei ricordarti che qui sotto trovi il tasto like e anche iscriviti se ti piace il tech. Degli altri device che non vedete sulla postazione ma che comunque utilizzo ogni giorno sono l'iPad, che è il mio fedele compagno di avventure, è un iPad Air di quarta generazione, ce l'ho dal 2021 e devo dire che adesso i suoi anni si iniziano a sentire. Ogni tanto tira di quelle laggate che lo rendono totalmente inusabile. Insieme all'iPad ho anche la Apple Pencil di seconda generazione e questa tastiera molto cinese che ho comprato perché non volevo spendere più di 200 euro per una tastiera per l'iPad. Fuori da questa inquadratura c'è anche il mio server
server, che è solo qui perché dovevo vedere se potevo farci qualche upgrade. È un computer per niente potente, anzi monta un i3 530 uscito nel preistorico 2010, accompagnato da 4 GB di DDR3 e un hard disk da 500 GB con non so quanti milioni di letture e scritture. Questo setup però lo avete visto nello sfondo di ogni video da un anno ormai, ma non avete mai visto quello che vedo io quando registro. Per registrare inizialmente utilizzavo questa macchina fotografica qua, poi sono passato a utilizzare il mio telefono, un Redmi Note 8 Pro, che non so come è ancora in perfette condizioni, ma adesso per registrare sto usando il mio iPad, perché paradossalmente ha una qualità migliore della fotocamera che c'è sul mio telefono. È attaccato su un treppiede della National Geographic tramite un adattatore per i tablet. Per registrare l'audio invece utilizzo questo microfono shotgun della Yeti, è il D4 Mini, che è attaccato su un vecchio GorillaPod a cui si è staccata una gamba, che ha a sua volta agganciato a questa torre di Lego duplo che usavo per giocare da bambino. Quando registro si collega al mio telefono tramite questo cavetto e questa prolunga che finisce per terra. Il risultato è un audio abbastanza pulito a cui applico qualche effetto per farlo suonare meglio. Se volete, questo è un prima e dopo. Ha una qualità migliore della fotocamera che c'è sul mio telefono. E la cosa più bella è che quando mi siedo qui questo robo non si vede neanche nello shot. Questo è comunque il setup con cui registro. Qui si trova l'iPad, come vi ho detto, l'adattatore e il cavalletto della National Geographic, il microfono, la sedia. E un'altra cosa che utilizzo per fare video è questo stabilizzatore della DJI, l'Osmo Mobile SE. Questo era tutto quello che avevo da dirvi sul mio setup del 2020 e io adesso vi consiglio di andare a vedere questo video su tutto quello che Apple ci ha nascosto su iOS 18. Noi ci vediamo lì o alla prossima.